Ciao a tutti e benvenuti in Appuntamento in Giardino. Siamo quasi verso la fine di aprile, le temperature sono scese tantissimo in questi giorni, oggi finalmente dopo settimane di pioggia un po' di sole. Questa mattina mi sto godendo questo sole tiepido, non proprio caldissimo, ma si sta bene comunque in maglietta, l'aria è un po' frizzante, però si sta bene. E in questo video di Appuntamento in Giardino volevo parlarvi di semine, di terriccio e di un problema che è quello della torba. Per quello che riguarda le semine, io ho già seminato nelle settimane scorse, quando le temperature erano un pochettino più alte, determinate piante che voglio poi portare nell'orto, quali cetriolo, ho seminato l'aneto, il melone aretato, ho seminato anche i fagiolini, il luna crescente, ho seminato delle zinnie da portare poi in giardino, zinnie, piante che sopportano anche abbastanza la siccità, quindi non hanno bisogno di tantissima acqua e danno questi fiori bellissimi. E volevo poi portarvi nel corso del video a vedere appunto queste semine, a che punto sono, e in più nell'orto poi ho già piantato già da diverso tempo delle coste colorate, delle coste normali, quelle con la costa bianca, le bietole, con la costa bianca molto larga, delle taccole e dei ravanelli. Qui c'è anche il mio gatto Pomodoro che è venuto a trovarmi. Ecco, ho fatto queste semine perché cominciamo pian piano ad entrare proprio nel pieno di quello che è l'attività poi di coltivazione nell'orto. Purtroppo le temperature sono ancora basse, quindi non posso sistemare pomodori e altre piante che richiedono delle temperature un po' più alte. Quindi io per i pomodori aspetto sempre più o meno i primi giorni di maggio, a volte arrivo anche fino al 15 per poter sistemare le piante di pomodoro nell'orto, perché ho notato che il pomodoro è una pianta che, se sistemata in un periodo freddo, entra in una sorta di blocco, sistemata direttamente nell'orto in un periodo freddo, magari già abbastanza alta, entra in una sorta di blocco, e questo blocco poi viene superato dalla pianta, ma nel corso delle stagioni cresce poi sempre con un po' di difficoltà. Ho letto che il pomodoro andrebbe proprio messo quando le temperature sono buone per la sua coltivazione, in modo che parte dopo il trapianto nel nostro orticello, cresce e comincia a produrre. Quando ha delle interruzioni per via della temperatura, il pomodoro tende a soffrire tanto di diverse malattie e anche di crescita un po' stentata. L'avevo notato anche l'anno scorso, quando non ho potuto fare degli interventi nell'orto, e l'ha fatto Giorgio, che ha sistemato delle piante a fine aprile, le piante di pomodoro regalate direttamente nel giardino. Faceva ancora molto freddo e in effetti poi nel corso della stagione, della bella stagione, queste piante di pomodoro sono sì cresciute, però hanno sempre prodotto non tantissimi pomodori e hanno subito poi diverse malattie. Quindi cerchiamo di mettere i pomodori sempre quando la temperatura del terreno soprattutto e quella atmosferica sia adatta alla coltivazione di questa pianta. Comunque non siamo qui per parlare adesso di pomodoro, volevo portarvi con me nel gazebo tropicale, quello che è stato coperto con del nylon quest'inverno, per farvi vedere le semine che ho fatto, che porterò poi nel mio orticello. Però volevo parlarvi anche prima, aprire una piccola parentesi per quello che è l'utilizzo appunto del terriccio per quello che riguarda le semine. Noi possiamo seminare utilizzando direttamente la terra che abbiamo nel nostro giardino, magari mescolato con una piccola quantità di compost. Seminare nel compost, esclusivamente compost, non è adatto, perché è molto forte, va mescolato con la terra, con del terriccio, altrimenti tende a bruciare le radici. Io l'anno scorso ho fatto una semina esclusivamente su compost e in effetti le piantine non si sono sviluppate bene e molte sono morte. Il compost va sempre mescolato con del terriccio da giardino e dopo possiamo utilizzarlo magari setacciandolo ancora ulteriormente per poterci seminare sopra. Io ho utilizzato per le semine, per quelle del prezzemolo, terriccio da giardino mescolato con il compost, e per altre semine avevo un grosso sacco di terriccio universale nel garage. Ho utilizzato il terriccio universale. La differenza sta nel fatto che dove ho seminato il prezzemolo con il terriccio da giardino e il compost sono cresciute anche tantissime altre piante, perché il terreno da giardino contiene anche tantissimi semi. Quindi abbiamo questa crescita delle nostre piante seminate insieme ad altre piante che andremo poi a estirpare pian piano, cosa che ho fatto con il prezzemolo.
Se seminiamo invece con un terriccio universale, la cosa bella è che non abbiamo più la crescita di altre piante, assistiamo esclusivamente alla nascita delle nostre piantine, dei nostri semi che abbiamo sistemato all'interno. Però il terriccio universale rappresenta un qualcosa di molto utile, sicuramente, però all'interno ha un qualcosa che andrebbe evitato, ed è la presenza della torba, perché la torba è un substrato che viene estratto in natura, non la possiamo creare in casa la torba, quindi siamo costretti ad acquistarla. È un substrato che viene prelevato in natura con un grande danno ambientale e anche climatico, perché l'estrazione della torba in natura fa sì che ci sono delle grandissime emissioni di CO2 nell'atmosfera, e quindi questo crea un grande danno. Io coltivo anche piante carnivore, e coltivando le piante carnivore la torba, diciamo, è un elemento essenziale per la coltivazione di piante carnivore. In effetti più vado avanti nel corso del tempo e più sto cercando di coltivare delle piante carnivore che possono essere coltivate anche in altri substrati, o comunque sto sperimentando. Ad esempio la Darlingtonia ho cominciato a coltivarla praticamente quasi esclusivamente nello sfagno e vedo che cresce molto bene. Le drosere, come la drosera rotundifolia, la anglica, la intermedia e anche altre drosere, crescono anche bene in solo sfagno. Oppure possiamo utilizzare altri materiali inerti, quali sono la perlite, la cadama o altri materiali appunto inerti che permettono la crescita delle piante carnivore. La torba contenuta all'interno dei terricci, dei sacchi di terriccio universale che noi compriamo, solitamente ha una percentuale dal 15 al 30% di torba. E questo non va tanto bene, nel senso noi ci accorgiamo della presenza della torba all'interno di un terriccio, perché se noi setacciamo il terriccio universale che abbiamo comprato ci troviamo poi davanti di fronte a questo grande scarto di fibra. Questa fibra è proprio la torba. Questa fibra noi non dobbiamo buttarla via nel caso abbiamo acquistato un terriccio universale, perché non bisogna sprecare un materiale così prezioso come la torba. Bisogna utilizzarla per piante che la richiedono. Ad esempio, questa fibra noi possiamo inserirla poi durante un rinvaso delle nostre oia, se coltiviamo dei platycerium, delle felci, se coltiviamo la gardenia, se coltiviamo la camellia, sono tutte piante che gradiscono una buona presenza di fibra all'interno del terriccio. Quindi mi raccomando, non sprechiamo, se abbiamo comprato il terriccio universale, l'abbiamo setacciato, questo scarto fibroso, perché è proprio rappresentato dalla torba. Questo elemento importantissimo è utilizzato tantissimo nel mondo, causando dei grandi danni all'ecosistema, agli ecosistemi, quali le torbiere. Le torbiere sono degli elementi in natura, degli ambienti in natura che hanno un'importanza incredibile e vengono spesso distrutti proprio per l'estrazione della torba. Io come coltivatore di piante carnivore potrei sentirmi un piccolo diretto responsabile per quello che è la distruzione delle torbiere, però c'è anche da considerare che le ditte, le imprese che si occupano di estrazione della torba creano questo grandissimo danno per mettere in vendita grandissime quantità di torba, però noi come clienti siamo direttamente responsabili a questo disastro ambientale, perché acquistando la torba noi ci rendiamo naturalmente responsabili. Che cosa possiamo fare? Una delle cose, anche se è brutto da dire, una delle cose da fare sarebbe rinunciare alla coltivazione di quelle piante che richiedono la torba, e quindi in questa rinuncia rientrano molte specie di piante carnivore, come ad esempio le saracenie, che richiedono un substrato torboso per crescere bene. Io ho provato a coltivare una saracenia anche semplicemente nella perlite, ma non sono cresciute bene. Ho provato a coltivarne una in un altro materiale inerte, adesso non ricordo bene quale, non so se era la cadama, e non è cresciuta benissimo. Ho provato a coltivarla anche in sfagno, è cresciuta abbastanza bene ma non proprio in maniera ottimale, e quindi questo fa capire che la saracenia di per sé è una pianta che vuole crescere particolarmente bene, cresce particolarmente bene proprio nella torba. Quindi la rinuncia nella coltivazione di alcune piante potrebbe essere la cosa ottimale. Se non vogliamo rinunciare alla coltivazione di diverse piante carnivore, ad esempio, come dicevo, come la saracenia, o anche come piante d'appartamento come la gardenia, che richiedono un substrato acido, e quindi anche la torba,
possiamo orientarci verso altre piante oppure possiamo provare a sperimentare la coltivazione di queste piante in altri tipi di materiale. Molti coltivatori hobbisti di piante carnivore stanno facendo questo ed è ammirevole il fatto che si prova a coltivare le piante in altri substrati, proprio per evitare di danneggiare l'ambiente con l'acquisto appunto della torba che arriva da tantissime parti del mondo. Io sono un diretto responsabile di questo perché anch'io ultimamente ho acquistato un bel sacchettone di torba proprio perché dovevo fare dei rinvasi di piante carnivore. Naturalmente questa torba, se poi non l'ho utilizzata tutta, devo cercare di conservarla bene all'interno di alcuni sacchetti in modo che si preserva poi bene fino al prossimo anno per nuovi rinvasi, in modo da non acquistarne altra. Cerchiamo di non sprecare questo materiale così prezioso, questo ad esempio lo possiamo fare. Ma non è l'unico materiale per quello che riguarda non le piante carnivore, ma le piante da giardino, non è l'unico materiale che acidifica la terra. Possiamo anche acidificare le nostre ortensie, ad esempio inserendo degli aghi di pino nel terriccio, o vendono poi dei prodotti proprio apposta per creare un'acidità in più. Addirittura io mi ricordo quando ero piccolo, per acidificare, siccome non acquistavo la torba e avevo delle piante che volevano dell'acidità nel terriccio, facevo bollire dell'acqua, magari 2-3 litri d'acqua, e aggiungevo mezzo cucchiaino, un cucchiaino di aceto all'interno, e si creava dell'acqua un po' più acida in maniera naturale per poter bagnare queste piante. Stamattina ho preso dei piccoli appunti, poi dopo andiamo in giardino. Volevo soltanto dirvi un qualcosa riguardo l'estrazione della torba in natura. La torba è un qualcosa che da migliaia di anni è in natura, è un ambiente naturale formato da migliaia di anni, materiale in decomposizione all'interno di questi grandi bacini che crea torba, solitamente lo sfagno che si decompone e ricresce e crea questi grandi strati di torba, questo terriccio che effettivamente è magnifico per le sue proprietà. Ma l'estrazione in natura della torba produce delle grandissime emissioni di CO2, quindi l'inquinamento non è soltanto un'industria, non è soltanto la plastica o la microplastica, cose di cui stanno parlando continuamente nei telegiornali, ma c'è anche ben altro, e anche deforestazione, e anche utilizzo di olio di palma all'interno degli alimenti che noi acquistiamo. Abbiamo visto in Borneo, in Indonesia, nonostante anche lì c'è un danno alle torbiere, c'è anche una grande piantagione di olio di palma che ha disboscato praticamente quasi tutto il Borneo, lasciando delle piccole porzioni di foresta tropicale, e anche in Indonesia, anche a Sumatra. L'olio di palma è veramente un qualcosa che non bisognerebbe acquistare. Io cerco sempre di acquistare prodotti, per quello che riguarda la mia alimentazione, anche prodotti industriali, merendine, in cui non c'è all'interno l'olio di palma, perché il danno ambientale per l'olio di palma è enorme. Si utilizza la torba per ortaggi, piante d'appartamento, nel florovivaismo, nei funghi, nelle coltivazioni a campo aperto. Insomma, la torba è un materiale utilizzatissimo, e quindi questo può farci immaginare quanta torba viene estratta nel mondo da questi bacini per poter essere messa in vendita. A volte, ad esempio, la Svizzera ha vietato già da tantissimi anni l'estrazione della torba in natura. Questo potrebbe essere fatto anche in Italia, però purtroppo, come succede spesso, quando si vieta un qualcosa in un paese, poi si utilizza la torba che arriva da fuori, e solitamente spesso accade che la torba che arriva dai paesi esteri, magari paesi non tanto sviluppati, ebbene lì non c'è un controllo, e quindi c'è una distruzione magari maggiore di un luogo, di un paese in cui magari c'è più una cultura ambientale, quindi l'estrazione della torba è fatta in un certo modo per non distruggere totalmente l'ambiente. In alcuni paesi poveri, per sostenersi, magari commerciano la torba, e lì la distruzione magari è totale perché c'è bisogno proprio del guadagno. Quindi che cosa possiamo fare? Possiamo non sprecarla. Se acquistiamo un sacchetto di terriccio universale o acquistiamo un sacchetto di torba, utilizziamola tutta, non la sprechiamo perché è un materiale prezioso. Cerchiamo di fare delle ricerche su internet, ad esempio tramite libri, su quelli che sono i substrati alternativi. Ritorno, se l'ho già detto prima, all'esempio della gardenia. La gardenia richiede anche della torba nel terriccio, ma se noi vogliamo non mettere più la torba, possiamo mettere un terriccio normale da giardino senza torba, utilizzando magari questi sacchetti di terriccio universale senza torba che sono già in vendita, probabilmente costeranno un po' di più. Se vogliamo acidificare, come ad esempio per le ortensie, possiamo semplicemente usare degli aghi di pino che acidificano tantissimo il terriccio, e a quel punto abbiamo eliminato la torba. Scegliere terricci privi di torba, come ho detto prima, quindi quando andiamo in vivaio chiediamo un terriccio universale, chiediamo se è possibile un terriccio universale senza la presenza di torba all'interno.
e limitarne il consumo. Cerchiamo di non, per 4 piante carnivore, per 2 piante da giardino, non compriamo un terriccio da giardino di 50 tonnellate, cerchiamo di comprare proprio la quantità minima che ci serve se c'è all'interno della torba, o se compriamo della torba compriamo quella che ci serve, ma a volte capita di comprare qualcosa in più. E allora cosa possiamo fare? Se abbiamo comprato un grande sacco di torba, possiamo poi, una volta utilizzato per i nostri rinvasi, prendere la torba rimanente, chiuderla in sacchetti per bene e conservarla magari in un posto buio per un prossimo utilizzo, in modo da non doverne acquistare ancora, perché ogni volta che noi acquistiamo torba partecipiamo a questa grande distruzione degli ambienti naturali torbosi, delle torbiere che troviamo in natura. Poi naturalmente a me il fanatismo non piace, neanche l'estremismo. Cerchiamo semplicemente di controllare durante le nostre lavorazioni in giardino un po' i materiali che noi acquistiamo. Magari cerchiamo di non acquistare tanta roba chimica da portare nel nostro giardino, cerchiamo di acquistare meno torba possibile, insomma cerchiamo di rimanere sempre in un equilibrio che ci dà la possibilità di coltivare le nostre piante, cercando di partecipare il meno possibile magari a quello che è un mercato che crea del danno ambientale. Adesso io andrei nella serretta per farvi vedere le semine che ho fatto, così vediamo anche la differenza tra terriccio universale e terriccio da giardino per le nostre semine, tra prezzemolo e altre piante, come penso di aver detto all'inizio del video, e poi ci facciamo un giretto in giardino, così vi faccio vedere magari ancora 2 o 3 fiori. Volevo andare a vedere anche se c'è qualche iris fiorito di colore diverso, approfittando proprio di questa giornata con un po' di sole, perché da domani a quanto pare tornerà di nuovo un periodo monsonico, come li chiamo ormai io, che porterà di nuovo piogge e in questo caso anche freddo. Una piccola pausa per parlare di un altro argomento che è un po' quello del riciclo. Una vecchia cornice che avevamo sopra nel fienile, utilizzata per incorniciare questa rosa bellissima bianca, presto farà i suoi fiori bianchi, è una rosa molto fiorifera e quindi verrà incorniciata in questo quadro, un quadro naturale per questa bellissima rosa bianca. Ecco una fioritura di questo periodo, purtroppo un po' bagnata dalle piogge, è un iris di cui non conosco il nome, però so che viene chiamato anche iris indiano, probabilmente per questo colore porpora e questo aspetto proprio di velluto dei suoi fiori, molto ma molto, molto bello. Come dicevo all'inizio del video, le temperature in questo periodo sono veramente molto basse, soprattutto di notte. Stamattina qui c'era anche della brina. Ho dovuto coprire con questi tessuti le bietole per proteggerle un pochettino. Per fortuna sono sopravvissute a queste piogge continue e questo freddo praticamente come se fosse pieno inverno, con questa protezione che lascerò anche oggi, perché oggi danno sole ma la temperatura non è molto alta, quindi in teoria non dovrebbe scaldare molto al di sotto. Se poi nel corso della giornata vedrò che il calore diventa eccessivamente alto, andrò a scoprire un po' le piante in modo da far circolare l'aria. Io non ho chiuso tutto in maniera ermetica proprio per dare l'opportunità all'aria di circolare anche un po' al di sotto. C'è questa copertura, c'è questa, e poi anche nelle taccole dovrò poi inserire dei bastoni per farle arrampicare, ma quello lo farò poi nei prossimi giorni. Danno ancora circa 5-6 giorni di pioggia continua, fredda probabilmente, e quindi quel lavoro andrò a farlo poi successivamente, e poi speriamo di partire con l'orto, perché è l'unica zona qui nel giardino rimasta un pochettino indietro. Ecco le mie semine, finalmente torniamo adesso qui nell'argomento semine. Possiamo vedere che dove ho seminato il prezzemolo, utilizzando del terriccio misto al compost, oltre il prezzemolo che ormai è nato, si sono sviluppate anche tantissime altre piante come il trifoglio, e ci sono altre piante infestanti classiche del giardino. Quindi qui sono andato a eliminare pian piano tutto ciò che non era prezzemolo. Qui il prezzemolo non è spuntato, qui ne è spuntata soltanto una, anche lui un po' in ritardo sulla crescita per il semplice fatto che fa particolarmente freddo. Comunque sta partendo bene, anche se prezzemolo sopporta abbastanza le basse temperature. L'agretto l'ho seminato e al momento, a parte 3 piantine, non vedo crescite. Qui è quasi 3 settimane di semina, quindi se non parte tra un po' andrò a riseminare di nuovo e vediamo se rispunta.
Cetriolini regalati dalla mia amica Anna. Ciao Anna, questi qui sono i piccoli cetriolini che mi ha regalato, che arrivano dalla Polonia, li ho seminati e sono nate queste piantine. Qualche foglia è danneggiata, ricordiamoci sempre, perché io esposto queste piante poi ad una luce un po' più forte una volta che sono spuntate dal terreno, dalla semina, e il sole ha bruciato qualcosa sulle foglie. Quindi quando noi seminiamo e poi vogliamo portare nell'orto, facciamo fare un passaggio intermedio per abituare le piante nate dai semi, se sono nate in un posto un po' più ombroso, a questa luce forte, altrimenti si rischia di bruciare le foglie. Qui ho seminato il tagete piccolo, tagete big, quello veramente grande, che arriva anche oltre 1 metro di altezza, fiori gialli bellissimi, altro tagete e altro tagete anche qui. Tutte piante che vogliono poca acqua, quindi piante per un giardino moderno in cui non bisogna bagnare tanto e così non si spreca anche dell'acqua. Qui un animaletto ha fatto la sua comparsa, penso che sia una lumaca, ha già danneggiato un cetriolino. Qui ho seminato il nasturzio, questo arriva anche a 2 metri di altezza, da sistemare poi in giardino. C'è bisogno di fare un po' di bagnatura perché il terriccio è un pochettino secco. Qui ci sono altre bietole colorate, seminate qualche settimana fa, che stanno anche nascendo bene. E qui c'è il melone retato. 3-6 piante di melone retato da portare poi in giardino. Poi naturalmente nel corso delle prossime settimane i pomodori, le zucchine andrò a prenderle già direttamente in vivaio. Non ho voglia di seminare di nuovo tutte le mie piante dell'orto, prenderò già qualche pianta sviluppata proprio perché ho tantissime piante da seguire e ulteriori semine sarebbe un lavoro ancora in più. Però qualcosa voglio ancora seminare perché mi piace partire dai semi. Qui ho già acquistato, devo dargli un pochettino di acqua, dei peperoncini calabresi, come anche qui, una pianta molto più grande di peperoncino calabrese. A me piacciono tantissimo questi peperoncini molto lunghi e soprattutto appunto del tipo calabrese, Cayenne calabrese, almeno così mi è stato venduto, perché anche se si esagera nel condire un piatto, questa piccantezza non arriva mai a rovinare comunque il piatto, come può succedere con l'habanero ad esempio, che è un peperoncino molto carino eccetera, però ha un grado di piccantezza talmente alto che se si sbaglia la dose si rovina poi il piatto. Con il calabrese invece non c'è questo problema. In più qui sto facendo crescere un Sauromatum guttatum con la sua fioritura, poi dopo la vediamo insieme in un prossimo video, e altri peperoncini calabresi. Insomma, i peperoncini ho presi veramente tanti, ma ne voglio mettere in giardino e poi per poter poi farli seccare nel corso della bella stagione e averli poi anche durante l'inverno per condire le mie pietanze. Qui ho preparato già altre cellette, altre vaschette per poter seminare. Prima ho detto che non volevo seminare per non avere ulteriore lavoro, però effettivamente devo farlo per quello che riguarda i fagiolini. Qui i fagiolini li ho già seminati. Qui queste vaschette le utilizzerò per seminare i fagiolini tra qualche settimana, per avere poi delle nuove piante da portare in orto, non doverle acquistare, per avere poi una raccolta scalare di fagiolini, perché a me piacciono tantissimo e voglio veramente portarne tanti in giardino, anche perché ci sarà la sorella di Giorgio che parteciperà nella cura dell'orto e quindi anche lei dovrà prendersi poi le sue verdure. Laggiù ci sono delle zinnie, quelle lì stanno crescendo abbastanza bene. Qui tutto ha bisogno di essere un po' bagnato, adesso procederò con le innaffiature. Porterò in giardino anche loro per avere questi fiori bellissimi. In più ho preso anche delle piante di salvia sclarea per avere i suoi fiori stupendi, anche questa pianta che non ha bisogno di tanta acqua, che porterò in giardino appena le temperature si sistemeranno. Aspettiamo la crescita dei fagiolini, procederò adesso con una bella bagnatura in modo da dare la possibilità a questi semi di germinare bene. Poi pian piano li esporrò sempre un po' di più a una luce un po' più forte fino a portarli poi nell'orto e godere del sole pieno. Bene, si conclude qui questo video di appuntamento in giardino. Abbiamo visto un po' di semine, abbiamo visto appunto questo grande problema che è la torba all'interno dei terricci universali. Io cercherò adesso di utilizzare sempre un terriccio universale senza torba, farò anche delle ricerche per vedere quali sono i sacchetti migliori da poter utilizzare. Diciamo che
Ho già fatto tutti i rinvasi che dovevo fare, più che altro per quello che riguarda le piante carnivore. Vedete che le darlintonie si stanno sviluppando tantissimo, uno sviluppo rigoglioso, sono contento. Queste qui praticamente sono coltivate con pochissima torba e tanto sfagno. Alcune sono come queste, sono coltivate praticamente semplicemente solo nello sfagno, materiale che possiamo autoprodurci creando una sfagniera. Ve ne faccio vedere una piccolina. Questa è una piccola sfagniera. Io qui ho tolto le teste dello sfagno, le ho sistemate, tenendolo sempre molto bagnato con acqua possibilmente piovana. Lo sfagno si moltiplica, cresce bene e da qui posso raccogliere per poter fare poi tutti i rinvasi. In più ne ho altre 2 sfagniere in modo da avere una grande quantità di sfagno. In più c'è tutto lo sfagno che possiamo raccogliere poi dai vasi anche delle piante in coltivazione, quindi questo materiale che possiamo produrci noi senza doverlo acquistare e senza partecipare appunto all'estrazione dello sfagno, ad esempio in natura. Anche lì un problema ambientale dato dallo sfruttamento dell'uomo sulla natura. Comunque, detto questo, concludo qui questo video. Ho cercato di parlarvi un po' di semine in maniera abbastanza grossolana, non ho fatto vedere come ho seminato eccetera, abbiamo visto in un video dei fagiolini. Io non vedo l'ora di portare queste piante qua nell'orto e quindi ci vediamo ad un prossimo appuntamento in giardino. Lascerò passare questi giorni di pioggia ancora e di freddo che devono arrivare e poi speriamo di entrare finalmente nella bella stagione in cui si possono fare dei video anche nel mio orticello, che è veramente tanto indietro rispetto un po' allo sviluppo della vegetazione del mio giardino. Con questo vi saluto e ci vediamo ad un prossimo appuntamento in giardino. Ciao a tutti e grazie, ciao ciao!